Ciao amici e amiche del segno dei pesci, benvenuti, io sono Angela e questo è Exota Record, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 24 al 30 agosto. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere le energie principali e poi i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con la volpe, quindi c'è aria di furbizia. In che senso? Può essere sia una carta di avvertimento, di fare attenzione ad alcune persone e che possono esserci degli equivoci, persone avere a che fare con le persone abbastanza impegnative, dal punto di vista anche affettivo, ahimè, oppure delle cattiverie. Spero che non sia assolutamente il vostro caso. Io lo dico solo per dover di cronaca perché alcune indicazioni fanno parte proprio, ahimè, del significato della carta e anche una carta di strategia, quindi probabilmente ci sta consigliando di affrontare le cose in un modo intelligente, arguto, un po' come farebbe una volpe. Quindi prima di agire, prima di intervenire, di dire qualcosa, meglio osservare, valutare e poi agguantare la preda. Troviamo degli sviluppi che possono essere abbastanza positivi nel corso della settimana. C'è il giardino che indica incontri, riunioni, nuove conoscenze, possibili inviti, forse anche momenti di festa, di gioia e di allegria. Visto che è una carta di apertura e condivisione, forse ci possono essere dei nuovi sviluppi per poter sia procedere con delle cose già in corso d'opera, in via di sviluppo. Può essere un obiettivo, un proposito, un qualcosa che vi siete prefissati e allora quindi state continuando, state procedendo. Se invece alcune cose si sono bloccate, allora qui c'è una nuova spinta, vi rimettete in moto o almeno state pianificando, state accogliendo delle buone energie di fiducia e speranza e quindi questa è carica di propositi, di ottimismo, di obiettivi, di ispirazione per il futuro. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di Terra, Toro, Vergine, Capricorno e abbiamo anche un po' quelli di Arghia, Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso procediamo con l'ambito amore. In questa parte della lettura vediamo coppia single. Adesso innanzitutto vediamo coppie, relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Consiglio sempre di adattare le varie indicazioni a quello che vivete, visto che è una stesa generica. Viola Arnica parla di un pensiero che forse non voglio dire che vi tormenta un po', che però si fa fatica a lasciare andare, qualsiasi esso sia, questo lo potreste capire voi da alcune cose. Magari c'è un po' di incertezza su alcune cose che volete pianificare, forse avete dubbi e perplessità, non solo sull'atteggiamento, sì è vero, può essere anche un atteggiamento che non vi piace tantissimo, magari c'è un po' di freddezza, un po' di distacco o situazioni esterne che un po' vanno ad influire proprio sull'umore e sulla relazione stessa. Sul fatto che ci sia, l'arnica e il papavero vuol dire che magari c'è al momento bisogno di fare un po' di riflessione a livello personale e quindi prima, come vi dicevo sin dall'inizio, prima di condividere, di dire qualcosa, siate ben sicuri proprio per evitare conflitti, litigi e fraintendimenti e allora alcune cose possono già risolversi nel corso della settimana. Per i single c'è una situazione particolare, dipende se ci sono vecchie situazioni, vecchie frequentazioni, qualcuno del passato forse potrebbe far capolino, potrebbe ritornare a sondare il terreno, o a provarci,
dipende, insomma, alcune carte fanno pensare purtroppo a questi possibili ritorni, cioè dipende, se a voi fa piacere allora, può essere interessante. Da quello che vedo, non c'è da aspettarsi qualcosa di positivo, perché se la persona spesso fa così, che si avvicina poi allontana e poi si riavvicina di nuovo, allora probabilmente ci sarà di nuovo una situazione del genere. Magari questo potrebbe essere il momento giusto per aprirsi al cambiamento, al futuro, anche a nuove situazioni, andando ad evitare tutte quelle situazioni che magari non si sono sviluppate positivamente fino a questo punto. In qualche modo, ecco, queste vi stanno chiedendo un cambiamento, o forse in quello che fate, anche per favorire, diciamo, l'apertura di questo futuro. E poi per le questioni più pratiche troviamo omaggio di preziosi, leggerezza e donna maritata, che tutto sommato è una fase per voi sia importante e decisiva, perché cioè, se siete in pausa, allora è vero, si può accogliere gioia, leggerezza con qualche situazione molto positiva, come abbiamo visto, sia di condivisione, sia di socializzazione, sia soprattutto di relax, anche andare a cogliere delle novità, delle sorprese, quindi per chi continua a lavorare, può esserci una pausa, nel senso che si ha la possibilità di portare avanti le cose con maggior leggerezza. Fa ben sperare un maggio di preziosi, perché vuol dire che può saltar fuori qualcosa di interessante, quindi sia come miglioramento delle situazioni più complesse, oppure di notizie, opportunità vantaggiose, c'è comunque una buona gestione sia del lavoro e della ricerca, quindi ci si può aspettare qualcosa di positivo, anche nuovi sviluppi per il futuro. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!